Siamo nuovamente in collegamento con l'ultima intervista dell'ultimo giorno di CIMAC Tannintech Guida Visioni, e l'ultima intervista non poteva che essere quella del presidente. Presidente Mauro Bergozza, benvenuto con Grazie. noi alla fine del suo primo CIMAC Tannintech da presidente di Assomac. E quindi andiamo subito a capire com'è stato anche personalmente questa prima edizione da presidente, che impegno ha richiesto, peraltro. Sì, intanto buonasera, mi scuso per essere arrivato tardi, ma diciamo, essendo per ultimo, posso anche fare un po' il riassunto di quello che sono stati i 3 giorni di fiera. Allora, prima di tutto, sì, è il mio primo anno e quindi il mio primo Tannintech, CIMAC Tannintech da presidente. Avevo già fatto un mandato da vicepresidente, quindi un po', diciamo, l'ambiente, la macchina la conoscevo, però francamente vivendola è tutta un'altra cosa. È una bellissima esperienza, molto di crescita anche personale, perché chiaramente esci un po' da quello che è l'ambiente aziendale e entri su un ambiente associativo, quindi con delle dinamiche completamente diverse. Però diciamo che con Agostino mi trovo molto bene, quindi il direttore Agostino mi trovo molto bene, e stiamo lavorando bene, abbiamo dei progetti nuovi che stanno incominciando, stiamo mettendo in corsa, e quindi io penso che in questo mandato dovremo fare un bel lavoro. Benissimo. E qual è stato il riscontro, anche sentendo i colleghi associati, colleghi imprenditori da questa edizione? Che sensazioni ci sono? Allora, partendo a monte, quindi con la sensazione che si ha da chi fa il prodotto finito, e quindi i produttori di macchine per calzature e pelletterie, che sono i diretti, diciamo, hanno il diretto contatto con i produttori del prodotto finito. Questa edizione ha dato un risultato, possiamo dire, positivo, cioè abbiamo numericamente circa un 10% in meno di visitatori rispetto all'anno scorso, ma abbiamo anche avuto visitatori di qualità, e non solo diciamo a livello di interessamento a livello conoscitivo, ma anche sembra che ci sia un interesse agli acquisti, se non subito, a breve. E quindi, vedendo poi a valle noi a monte, noi a valle, noi nelle macchine per conceria, abbiamo un po' la stessa sensazione, chi più e chi meno, ma comunque diciamo che rispetto all'anno scorso, che hanno lavorato più quelli che erano nel settore del bagnato per la conservazione della pelle, adesso anche chi è sulle 2 fasi successive, l'asciugatura e la rifinizione, hanno, diciamo, interessi maggiori rispetto a precedenti. Di conseguenza potremmo dire che dopo un 24 negativo e un 25 altrettanto negativo, perché i dati del primo semestre Sì, anche non perché mentono. ormai, anche se dovessero venire gli ordini oggi, il 25 sarà difficile poterli chiudere, quindi parliamo di 26. 26 si apre come la possibilità dell'anno in cui si torna, diciamo, ad avere una ripresa sul fronte degli investimenti. Sì, Questa è la diciamo possibilità? che questa qua sembra che non sia una crisi come tante altre successe nel passato, ma sia un cambio di direzione, perché abbiamo la Cina che comunque è sempre forte nell'ambito della calzatura e della pelletteria, e quindi dobbiamo guardare sempre a est come vanno le cose. Però con questa storia dei dazi imposti dagli Stati Uniti, molti mercati in questo momento si trovano un po' destabilizzati, perché non riescono a farsi pagare, diciamo, un prodotto a un prezzo di differenza rispetto a prima, e quindi sono un po' alla finestra per capire. Però diciamo che un po' di qua, un po' di là, non ci sono mercati veramente di riferimento oggi, ma un po' di qua, un po' di là l'interesse c'è, e ho visto anche contratti che cominciano a essere
a essere firmati anche proprio qui in fiera. E questo è quello. E questa è la gente che va in fiera non vuole. È la notizia buona, perché è quello che tutti avevamo sperato, e quindi positivo. Speriamo che continui, che non sia solo un fuoco di paglia. Ecco, chiudiamo, Presidente, con la direzione che sta prendendo l'innovazione nei settori della tecnologia per la concia, per la calzatura, per la pelletteria. Ovviamente si parla tantissimo di sostenibilità, ma questa non è una novità. Ovviamente si parla tantissimo di miglioramenti organizzativi, anche questa non è una novità. C'è sicuramente la novità che è relativa, perché c'è già da un po', dell'intelligenza artificiale come contributo, importante. Tutto questo come sta avvenendo nel vostro settore e che risultati può portare? Allora, qualche anno fa abbiamo avuto, grazie al finanziamento dello Stato italiano, un 4.0 che ha dato uno slancio a una crescita su quello che era il livello elettronico, o di comunicazione tra macchina e utente, e macchina e produttore, e quindi quello è stato un buon inizio, perché ha preceduto appunto questo nuovo evento, che è l'intelligenza artificiale, che alcune lavorazioni più spinte di altre hanno già cominciato a usare. È una buona cosa. Io non credo assolutamente che l'intelligenza artificiale farà ridurre i posti di lavoro, anzi, perché è chiaro che si chiama intelligenza, ma di intelligenza sappiamo che ha poco, perché la devi istruire, e quindi lei replicherà quello che tu gli farai imparare, e quindi l'intelligenza tua verrà applicata nella macchina e non la sua. Poi è chiaro che saprà elaborare molti dati messi insieme per dare poi dei risultati diversi, ma starà poi sempre all'operatore, all'essere umano, a capire se quei dati possono essere utili o no. E quindi ci vorrà sempre l'operatore. Ci saranno delle figure diverse, sia in azienda, sia per noi costruttori, e sia per i nostri clienti, delle figure tecniche che dovranno essere implementate per poter gestire questa intelligenza artificiale, ma sicuramente in molte lavorazioni sarà molto molto utile. Siamo all'inizio, però ormai la strada è tracciata, e quindi sicuramente avrà un seguito. E quindi ci trasformeremo in qualche modo da allievi a maestri rispetto alle macchine, che saranno poi più esecutrici. Questo è un po'... che più lavoratori di mano, lavoratori di mente. Molto bene, questo è il futuro, e speriamo che è un futuro che si concretizzi molto presto. Con l'intervista al presidente Mauro Bergozza abbiamo chiuso queste 3 giornate di collegamento, grazie a Simac Tannintech che ci ha dato la possibilità di gestire questa operazione, grazie ovviamente a MPA Style, che è la parte editoriale di tutto questo. Un ringraziamento da parte di Andrea Guolo per questi 3 giorni intensi ma molto istruttivi. Al prossimo anno allora.